buona giornata cari amici, bentornati sull'arte del fatto a mano. Io sono Rita e il mio è un canale di tutorial all'uncinetto e recensioni filati. Allora, innanzitutto volevo dirvi che potete iscrivervi a questo canale. Se vi è piaciuto questo video potete andare a guardare qualche altro video, se vi convincerà potete iscrivervi al mio canale e cliccando su tutte sulla campanella riceverete tutte le volte che io pubblico un avviso, una notifica che c'è una nuova cosetta da guardare. Ecco, chiudiamo parentesi. Adesso prima di iniziare il progetto vi voglio presentare il filato. Da un po' di tempo sto lavorando con il sito online Un filo di passione e mi sto appunto avvalendo dei suoi bellissimi filati. Il filato protagonista di questo bellissimo cardigan kimono che chiuderà insieme a forse a qualcos'altro la stagione estiva è il basic cotton. Adesso ve lo vado a spiegare. Ecco, questo è il basic cotton, vedete, in una tonalità ecru, ma la potete trovare in tantissime colorazioni sul sito online. Vi metterò sotto al video nel box informazioni un link che facilmente vi porterà direttamente al filato e vi metterò anche il link del sito online. Ecco, questo è un capo che può essere realizzato anche per il periodo invernale o autunnale, quindi anche in un altro filato. Io vi posso consigliare anche per il periodo invernale e autunnale un altro filato che diciamo è della stessa spessore di questo basic cotton. Vedete che è sempre di un filo di passione. Io qui ho una tonalità grigio perla bellissima, molto chiara. È un filato di altissima qualità. Vedete, adesso andiamo a vedere la composizione. Vedete, si chiama New Classic, 80 merino, 20% acrilico, sono 125 metri, quindi è la stessa metratura, vedete, del basic cotton. Vedete, 125 metri. Questo invece è puro cotone mecerizzato per la lavorazione estiva, e tutti e due si possono lavorare col 3,5-4, dipende anche dalla vostra mano. Questo è un filato che mi diceva Alessandro, di un filo di passione che è lavabile in lavatrice, un filato quindi di altissima qualità, e lo troverete in una grandissima variante di colori. È della marca, vedete, un filo di passione, che acquista, appunto rivende, fa produrre gomitoli di qualità per i tuoi progetti creativi, filati, vedete, selezionati con cura per offrirvi le migliori fibre in commercio, ed è distribuito appunto dal sito online unfilodipassione.it. Quindi tutti e due sono filati, sia l'estivo che l'invernale sono filati appunto di un filo di passione, quindi avete la possibilità di fare questo bellissimo capo sia in inverno che in estate. Ecco, vi metterò appunto tutti i link nel box informazioni per facilitarvi la visione di questi filati. Potete anche acquistare gli uncinetti su filodipassione.it, vedete, hanno gli uncinetti di varie tipologie. Io mi trovo molto bene con questo qua, vedete, liscio, che ne ho provati tanti, ma questo qua per me è il migliore. Quindi 3,5 o 4 potete anche quindi acquistare tutto il set per realizzare questo bellissimo capo. Guardate il punto, che meraviglia che è. Servirà inoltre dei marcapunti. Troverete anche queste cosette, perché il filo di passione ha anche vastissima scelta di prodotti per l'artigianato e per la merceria. Naturalmente servirà questo indispensabile, il metro da sarta, forbicina per le codine. Questo è quello che sto utilizzando io, perché appunto non avevo in casa il 3,5 che gentilmente adesso me l'ha mandato il signor Alessandro, e mi servirà appunto, vedete, un ago da lana esclusivamente per cucire il pezzettino di spalla. Noi andremo adesso a fare appunto il campione del punto
con l'uncinetto 3,5 perché la mia mano richiede 3,5. E per quanto riguarda la quantità, purtroppo adesso non lo so ancora, però sotto sempre al video, nel box di informazioni, troverete insomma le principali informazioni per iniziare questo progetto. Quindi anche la quantità che ho usato nella mia taglia lo faccio per me, quindi sarà una taglia non piccolissima, ma vi darò le indicazioni anche per le catenelle iniziali e i motivi sia per la S, XSS e sia per la L, XL e XL, quindi è facilissimo da realizzare. Non vi spaventate del punto che vi sembra molto lavorato, ma è veramente facilissimo da realizzare e anche da suddividere. E anche se non siete proprio super esperte, potete provare almeno a fare il campione. Adesso io vi faccio vedere un campione su delle catenelle ridotte, ma sempre con il multiplo giusto, e vi farò vedere a iniziare e finire il giro. E questo equivale per tutti i multipli perché il procedimento è sempre uguale, cambia solo che aumentano i motivi. Allora, la parte sotto del nostro progetto è realizzata in un unico pezzo. Vedete, questo io ho iniziato qua da una catenella d'inizio e l'ho fatta grande come tutta la mia circonferenza. Poi vedete, andremo a piegarlo in questo modo e proseguiremo. Vedete, questo è il bordo, è il fondo, però io sono partita dalla catenella qua d'inizio. Dopodiché andremo a girare il nostro lavoro, metteremo i marcapunti, divideremo le parti, inizieremo a fare la schiena dietro e le due parti davanti staccate. Allora, per ogni taglia che voi stiate facendo dovete calcolare dei motivi dispari perché uno dietro, vedete, va lasciato libero. Quindi ci sarà un numero dispari sul dietro di motivi e un numero pari parte l'altra. Adesso vi vado a spiegare per esempio il mio, che è una taglia ML. Ho fatto allora 3, 6, 7 motivi sulla parte dietro perché potevo dividere 7, cioè mi rimaneva uno libero, 3 e 3, quindi 3 a destra, 3 a sinistra e il settimo in centro. Poi quando vado a chiudere, vedete qua, ho 3 a destra e 3 a sinistra. Non si possono fare motivi pari perché altrimenti non riuscite a dividere poi la lavorazione. Quindi sempre pari, quindi possono essere, allora, quindi io in totale cosa ho fatto? 7 dietro e 6 davanti. Quindi 13 motivi che possono essere 11, possono essere 9, possono essere 15, dipende dalla vostra misura. Poi dopo comunque qua andremo a fare un bordino. Adesso io vi spiegherò meglio. Quindi sono partita dalla catenella d'inizio, ho lavorato tutti i miei motivi. Io nel mio caso ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivi in lunghezza, ma voi potete farlo lungo come volete, lo potete fare più corto, potete farlo lungo, un sopravvito, quello che volete, anche un cappotto. Adesso io vi dico cosa ho fatto lunga la mia balza, però guardate che questa lavorazione è da stirare, quindi calcolate che andrete una volta che poi vi dirò quando dovete stirare, andrete a guadagnare di 5 cm sia in larghezza che in lunghezza. Adesso io questo pannello qui, che sarà il primo che noi andremo a confezionare, è lungo 45 perché poi una volta che mettiamo aggiungiamo i 5 cm perché stirando si acquistano e va a 50 e mettiamo i 20 cm o 22 di scalfo, diventa un bel capo abbastanza anche coprente lungo. E la larghezza finale circa sarà, nel mio caso, sarà di 60 cm, quindi 55 più 5 che si guadagnano stirandolo, quindi 120, quindi la ML è già un 120, perché sapete che il kimono va indossato largo. Non venitemi poi a scrivere nei commenti, ma per me è largo, ma per mi viene largo. Questo è un capo largo, se lo volete più stretto fate la misura più piccola. Adesso andiamo a vedere un po' per le catenelle iniziali. Poi qua vedete nell'ultimo bordo
ho fatto i pipiolini, comunque vi spiegherò tutto dopo. Adesso questo lo andiamo a mettere da parte e vi spiego su un quadernino un pochettino che mi sono già fatta le mie annotazioni. Tiriamo giù la videocamera e andiamo a fare un disegnino. Allora, vedete, questo è il fogliettino che troverete all'interno del vostro acquisto, per ringraziarvi della fiducia dell'acquisto fatto verso questo sito online, perché comunque sono persone specializzate, molto molto gentili e molto attente alle esigenze della clientela. Bene, allora adesso vi vado a fare un po' un disegnino, anche se comunque ve l'ho già fatto vedere sul capo. Quindi partiremo da una catenella di inizio, scrive, speriamo di sì, la cosa fatta proprio. Andremo a lavorare un rettangolo in questo modo, circa un rettangolo in cui ci sarà la parte dietro, vediamo qua e qua, circa 1 2 3 4 1 2 3 4, facciamo circa perché vedete ci sarà la parte dietro, non è fatto giusto comunque, che nel caso della mia taglia avremo 7 motivi. Perché? Perché quello centrale, facciamo occhio, rimarrà libero. Nella parte della nostra destra avremo 3 motivi, che è la divisione di 7 meno 1, quindi 7, 3 e 3 fa 6, 1 rimane libero, questo è il settimo, ok? E dall'altra parte uguale, 3 motivi. Quando andremo a chiudere queste due parti, arriveranno naturalmente qua, e questo rimarrà libero per la scollatura. Qui ci sarà il nostro bordino, dopo. Quindi partiremo dalla catenella iniziale, lavoreremo, nel mio caso ho lavorato 7 volte il mio fiore, scendendo. E poi andremo a girare, appunto, prima va lavorata la catenella d'inizio, in questo senso, e va lavorato tutto questo rettangolo, e nell'ultimo giro vi farò vedere a fare i pipiolini. Poi gireremo il nostro lavoro, divideremo con i marcapunti, infatti adesso qua ho fatto le linee, ma qua andranno messi, vedete, i marcapunti, e proseguiremo con la parte prima del dietro e poi proseguiremo con le due parti laterali staccate. Poi vabbè, andremo a cucire le maniche e poi insomma vi farò vedere. Ecco, io spero di essere stata chiara. Adesso vi dico 2 indicazioni. Allora, questo punto è un multiplo di 18 più 3. Questo vi servirà per calcolare quanti motivi volete mettere, che possono essere appunto qui sul dietro 7, 5, 9, 11 e poi qua possono essere 3, 4, 5, 6, quello che vi serve parte là. Quindi il multiplo 18 più 3. Allora, per una taglia XS, facciamo qua, XS, S, farete una catenella di 165 maglie, pari a 9 motivi quindi queste catenelle vuol dire 9 volte 18 più 3 e andranno quindi 5 motivi sul dietro, se non sbaglio, adesso devo fare i conti, 5 motivi, quindi 2, 2 e 2, il quinto in centro e gli altri 2
laterali, quindi 2, 4, 6, 8 e 1 e in mezzo, quindi i 9 motivi. Per la taglia ML, che è la nostra che faremo, che ho fatto io il tutorial, che è la mia taglia, quindi andiamo a dividere, una cosa molto spartana, ML, andremo a fare una catenella di 237 maglie ed è quella che vi ho fatto la misura io, che misurava stirata, calcolando la stirata, misurava 120 totali di circonferenza bacino e di seno più la lunghezza con il giromanica viene sui 70, un po' più di 70 e ci sono 237 maglie appunto pari a 13 motivi, ok? Che è questo, 7 motivi dietro, il settimo, vedete, 3 a destra, 3 a sinistra, il settimo va libero e 3 motivi a destra e 3 motivi a sinistra. Quindi 13 totali, 13 motivi totali. Per chi vuole fare una taglia molto abbondante, la scriviamo di qui, che è un XL XXL perché verrà molto larga, io penso che verrà 140, quindi XL XXL, quindi fino alla 52 54, anche 56 avremo 309 catenelle, 309 catenelle d'inizio, maglie, vedete, pari a 17 motivi, quindi 18 volte, 17 volte 18 più 3, 17 motivi più 3 e quindi avremo 7 motivi di, scusate, 9 motivi dietro, quindi 4, il 4 e il 4, 8, il 9, 4, 8, il 9, questo centrale, 4 a destra e 4 a sinistra, quindi 4 più 4, 8, più 4, 12, più 4, 16 e 1, 17 il centro. Ecco, questa è la suddivisione per quanto riguarda le taglie. Ora andiamo avanti con il nostro tutorial. Io vi farò vedere adesso fare un campione, faremo 3 motivi, quindi 18, io farò 18 per 3 più 3 per farvi vedere il campione, ma il procedimento è uguale. Scusate se sono stata molto lunga, ma una volta che avete capito questo procedimento sarà facilissimo svolgere velocemente, anche perché il filato è molto veloce da lavorare, perché è molto ritorto, molto bello, sarà veloce la realizzazione e la comprensione di questo progetto. Allora, per il mio campione vado a fare, se volete fare il campione anche voi, così magari potete calcolare meglio la vostra taglia, se non rientra in quelle che vi ho dato io. Allora facciamo il nostro nodo d'inizio. Io ho moltiplicato 18 per 3 fa 54 più 3 57, quindi vado a fare 57 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una volta che avremo eseguito le nostre catenelle che ci servono, cominciamo con il primo giro. Quindi ci alziamo con una catenella, entriamo nella seconda e facciamo una maglia bassa nella catenella seguente, maglia bassa nella catenella seguente. Cinque catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo, salto 5 maglie di base, 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta vado a fare la prima maglia alta,
carico il filo, vado nella maglia successiva, vado a fare una maglia alta, carico il filo, maglia alta nella maglia successiva, carico il filo, maglia alta nella maglia successiva, carico il filo, maglia alta nella maglia alta successiva, vado a lavorare 5 maglie alte, una per ogni catenella, 5 catenelle di separazione, 2, 3, 4 e 5, salto 5 maglie di base, 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta vado a fare una maglia bassa, stiamo già ripetendo la lavorazione, quindi una maglia bassa nella maglia seguente, maglia bassa nella maglia seguente. Abbiamo lavorato le 3 che abbiamo già lavorato qui all'inizio del giro, quindi di nuovo 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5, carico il filo, salto 5 maglie di base, 4, 5, nella sesta vado a fare le 5 maglie alte, vedete la prima una in ogni catenella, come abbiamo già lavorato, la seconda, la terza nella terza catenella, la quarta nella quarta catenella e la quinta nella quinta catenella. Quindi ancora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 5 maglie di base, 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta vado a fare le maglie bassa e vado a fare le 3 maglie basse, una per ogni catenella. Quindi alterniamo le 5 maglie alte alle 3 maglie basse, vedete, fino alla fine della lavorazione. Dopo aver lavorato tutto il nostro giro termineremo con 5 catenelle di separazione, salto 5 maglie di base, 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta andiamo a fare la maglia bassa, vedete che ci rimangono 3 catenelle, una l'abbiamo lavorata, la maglia bassa nella seconda e la maglia bassa nell'ultima, la terza. Quindi inizieremo e termineremo il giro nello stesso modo con le 3 maglie, vedete, ma basse. Giriamo il nostro lavoro. Secondo giro del motivo, mi alzo con una catenella, rientro nella stessa maglia, la prima, e faccio una maglia bassa nella maglia bassa seguente, 4 catenelle di separazione, 2, 3 e 4, carico il filo, salto questo arco, vado a lavorare sulle maglie alte seguenti, vado a fare una maglia alta nella prima maglia alta, seconda maglia alta nella seconda maglia alta, terza maglia alta nella terza maglia alta, 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5. Bellissimo questo filato da lavorare, bellissimo. Carico il filo, nell'ultima, nella terza che abbiamo lavorato, rientriamo, quindi in questa maglia vanno fatte 2 maglie alte, questo punto di base, vedete, come se fosse un punto V. Carico il filo, maglia alta nella quarta maglia sottostante, carico il filo, maglia alta nella quinta maglia alta sottostante, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto questo arco grande, vado qui dove abbiamo le maglie basse, in quella centrale, la seconda, entro, vado a fare solamente una maglia bassa, 4 catenelle di separazione, 3 e 4, e ripeto la lavorazione. Quindi carico il filo, salto l'arco grande, vado sulle maglie alte e vado a fare maglia alta sulla prima maglia alta, ripetiamo, maglia alta sulla seconda maglia alta, maglia alta sulla terza maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, carico il filo, nella terza maglia alta sottostante rientriamo e facciamo un'altra maglia alta, maglia alta nella quarta sottostante, maglia alta nella quinta sottostante, 4 catenelle di separazione, 2, 3 e 4,
salto l'arco grande, vado sulle maglie basse, nella seconda centrale faccio una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, carico il filo, salto l'arco grande di nuovo con il mio motivo, vado sulle maglie alte. Finirò il mio giro alla fine con 4 catenelle, 2, 3 e 4, salto l'arco grande, salto la prima maglia, vedete, bassa, vado nella seconda, faccio la maglia bassa e vado nell'ultima e faccio la maglia bassa. Ecco, giriamo il nostro lavoro. Terzo giro del motivo, mi alzo con una catenella, rientro nella stessa maglia, faccio una maglia bassa nella maglia bassa seguente, 3 catenelle di separazione, 2 e 3, salto l'arco, vado a lavorare sulle maglie alte, carico il filo, faccio 3 maglie alte sulle 3 maglie alte, quindi una maglia alta su ogni maglia alta, vedete, 2 e 3, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, carico il filo, in questo arco di 5 catenelle seguenti vado a lavorare all'interno 7 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, carico il filo, vado a lavorare 3 maglie alte sulle maglie alte, vedete, su queste 3 maglie alte sottostanti vado a fare una maglia alta su ogni maglia alta sottostante, 1, 2 e 3. Tre catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Salto l'arco grande, vado sulla maglia bassa e faccio la maglia bassa, 3 catenelle di separazione e ritorno a lavorare sulle maglie alte, carico il filo, salto l'arco grande e vado a fare 3 maglie alte, una per ogni maglia alta sottostante. Prendo un po' di filo, quindi la prima, stiamo ripetendo il motivo, la seconda e la terza, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, carico il filo, entro in questo arco di 5 catenelle e vado a fare le 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, carico il filo, vado a lavorare su queste 3 maglie alte sottostanti, faccio una maglia alta su ogni maglia alta, quindi la prima, la seconda e la terza. Vedete com'è anche veloce e scorrevole da lavorare questo capo, ok? E di nuovo si parte con le 3 catenelle, la maglia bassa sulla maglia, vedete qua, salto l'arco, vado sulla maglia bassa e faccio la maglia bassa e così via fino alla fine del giro. Termineremo il giro con 3 catenelle, 1, 2, 3 e lavorando, vedete, salto questo arco grande, le 2 maglie basse, una sulla prima e una sulla seconda, e giriamo il nostro lavoro. Il quarto giro lo iniziamo con 5 catenelle per alzarci, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo, salto questo arco di 3 catenelle del giro sottostante, vado sulla prima maglia alta seguente e faccio una maglia alta chiusa a metà.
carico il filo, entro nella seconda e faccio una maglia alta, chiuso a metà, carico il filo, entro nella terza, faccio una maglia alta, chiuso a metà. Ora chiudo tutto insieme. 5 catenelle di separazione, 2, 3, 4, 5. Salto, vedete questo archetto di 3, carico il filo, vado nella prima maglia alta delle 7, vado a lavorare nello stesso punto di base, 3 maglie alte nello stesso punto di base chiuse insieme. Quindi chiudo metà la prima, carico il filo, entro nello stesso punto di base, chiudo metà la seconda e anche la terza nello stesso punto di base e la chiudo metà. Quindi vado a fare dei piccoli petali. Poi chiudo tutto insieme, vedete? E faccio 3 catenelle di separazione. Salto una maglia di base, carico il filo, vedete, salto una maglia, vado nella terza di queste 7 e faccio la stessa lavorazione, 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base, la seconda e la terza. Chiudo tutto insieme, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Carico il filo, salto una maglia di base e vado sulla quinta e faccio la stessa cosa, 1, 2 e 3. Chiudo tutto, 3 catenelle di separazione, salto una maglia di base, carico il filo, vado nella settima, l'ultima, faccio l'ultimo petalino del gruppo, di questo fiore, diciamo. Vedete, 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base. Ok? Vedete? 5 catenelle di separazione. 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo, salto l'arco di 3 catenelle e vado a chiudere insieme queste 3 maglie alte, quindi vado nella prima e chiudo a metà la maglia alta, vado nella seconda, chiudo metà la maglia alta, carico il filo, vado nella terza, chiudo metà la terza e chiudo tutto insieme. Da qui carico il filo, salto l'arco, la maglia bassa e l'altro arco e vado sul gruppetto di maglie alte seguenti. E faccio la stessa cosa, sto ripetendo il giro, quindi chiudo insieme queste 3 maglie alte, vedete? E ripeto la lavorazione. Chiudo tutto, poi faccio le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ricomincio a lavorare su questo ventaglio come ho lavorato qui facendo i 4 petali divisi da 3 catenelle. Ecco, alla fine della lavorazione del giro, vedete, ho fatto le ultime maglie chiuse insieme, andremo a chiudere questo giro con una tripla maglia alta, quindi caricheremo 3 volte il filo sull'uncinetto, entreremo nella prima, vedete qua, nella prima maglia bassa del giro e chiuderemo le nostre maglie. Una, 2 volte, 3, vedete, 4 volte col gettato. Giriamo il nostro lavoro. Allora, il primo motivo è terminato. Abbiamo 1, 2, 3, 4 giri, ma i giri sono 5 perché comunque il primo era la catenella d'inizio. Adesso io vi faccio il primo giro del motivo, che qui era la catenella d'inizio, ma il motivo quindi parte dal primo giro. In tutto sono 5 giri. Quindi adesso vi faccio rivedere, ripartire con il primo dei 5 giri che non abbiamo mai ancora lavorato perché comunque qua era sulla catenella era la catenella d'inizio, e vi faccio vedere che la facilità di questo punto sta nel fatto che i motivi, vedete, si ripetono uno sopra l'altro, non sono da sbagliare a zigzag, e quindi per tutta la lavorazione di questo pannello rettangolare andremo a ripetere questi giri e le inizi, le partenze e la chiusura dei giri, e saranno queste 5. Quindi adesso vi faccio vedere il primo giro del motivo e poi vi faccio vedere il secondo e poi andrete avanti come vi ho fatto vedere. Allora, il primo giro del motivo ci si alza con 9 catenelle, 3 che sostituiscono 2 e 3, la prima maglia alta e 6 di separazione, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in totale.
Ora vedete qua, salto le maglie chiuse insieme, salto questo arco, salto il primo petalo, vado qua nel primo spazio del fiore, chiamiamolo fiore, e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, vado nell'altro spazio e faccio una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, vado nell'ultimo spazio del fiore e faccio una maglia bassa, quindi 3 maglie basse nei 3 spazi del fiore, ma che formano 2 archi di 2 catenelle. Da qui vado a fare 5 catenelle di separazione, 2, 3, 4, 5. Salto l'ultima maglia chiusa insieme, salto l'arco di 5 catenelle, vado a lavorare in mezzo questi 2 gruppetti di maglie chiuse insieme. Qui dove si ha questo foro grande, vedete che si è formato, carico il filo, entro e vado a fare una maglia alta. Poi dopo si metterà a posto, nella lavorazione non si vedrà. Quindi faccio 5 catenelle, 2, lo faccio vedere, 3, 4 e 5 di nuovo. Salto quindi questo gruppetto di maglie alte chiuso insieme, salto le 5 catenelle, salto il primo petalo, vado qui nel primo spazio, faccio la maglia bassa, 2 catenelle di separazione, maglia bassa nel secondo spazio del fiore, 2 catenelle di separazione, maglia bassa nel terzo spazio del fiore, 5 catenelle di separazione, 2, 3, 4, 5, stiamo già ripetendo, carico il filo, vedete, vado qui dove c'è questo foro grande e faccio la maglia alta. Finiamo addirittura il giro perché questo è breve, faccio le 5 catenelle di separazione, salto l'arco grande, salto il primo petalo, vedete, vado nel primo arco del fiore e faccio una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, maglia bassa nel secondo spazio del fiore, 2 catenelle di separazione, maglia bassa nel terzo spazio del fiore. Quando avete già lavorato tutti i fiori vi ritroverete qua, vedete, alla fine del tutto andrete a lavorare le 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, chiuderete il giro con una maglia alta, quindi carico il filo, puntata, vedete, saltate questo arco, saltate le maglie chiuse insieme. Qui c'erano le 5 catenelle che sostituivano la maglia alta tripla, andate nella prima catenella, vedete, e chiudete con la vostra maglia alta lavorata un po' morbida. Dopo vi risulterà il lato lineare. Giriamo il nostro lavoro. Ora vi faccio vedere di nuovo il primo giro che abbiamo lavorato inserito su questo giro che abbiamo fatto adesso, che è il primo giro del motivo, perché qua l'avevamo inserito sulla catenella, adesso ve lo faccio vedere inserirlo sul lavoro, perché poi lo dovete proseguire così, e la prima catenella serve solo all'inizio. Allora, mi alzo con una catenella, rientro in questa maglia qui che abbiamo lavorato qui per chiudere il giro, la maglia alta, e faccio una maglia bassa. Una maglia bassa nella catenella successiva, una maglia bassa nella catenella successiva, quindi abbiamo ripetuto le 3 maglie basse, vedete che abbiamo lavorato qui nel primo giro sulla catenella. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Ora andremo a ricreare, vedete, queste 5, l'inizio del nostro fiore, queste 5 maglie alte, vedete, le andremo a fare come segue. Carico il filo, vedete che qua abbiamo fatto quei 2 archetti di 2 catenelle, entriamo nel primo e facciamo 2 maglie alte, 1 e 2. La terza maglia alta la andremo a lavorare sulla maglia bassa seguente e le altre 2 che fa 5 andiamo a lavorare nel secondo archetto di 2 catenelle, 1 e 2. Abbiamo ricreato la base dei nostri fiori, come questo giro qua. 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5. Vedete qua abbiamo questo arco grande, vado nell'ultima catenella vicino alla maglia alta e faccio la mia maglia bassa. Una maglia bassa sulla maglia alta, scusate,
e una maglia bassa sulla catenella dopo. E abbiamo ricreato, vedete, le 3 maglie basse che avevamo fatto qui all'inizio nel primo giro. 5 catenelle, adesso ripetiamo 2 3 4 5, ve lo faccio rivedere, vedete, salto tutto questo arco grande e vado nel primo qui di 2 catenelle, carico il filo e faccio 2 maglie alte nel primo arco di 2 catenelle, 1 e 2, una maglia alta sulla maglia bassa e le altre 2 maglie alte qui nell'archetto di 2 catenelle seguente. È molto semplice da lavorare e di grandissimo effetto a questo punto. Quindi di nuovo 5 catenelle e così via fino alla fine del giro. Fatto l'ultimo gruppetto, vedete, di 5 maglie alte che avete disponibile, chiuderemo il giro come segue, facendo 1 2 3 5 4 5 catenelle. Qui avevamo una catenella di 9 maglie, contiamo 1 2 3, nella quarta facciamo la prima maglia bassa, nella quinta la seconda maglia bassa, nella sesta la terza maglia bassa, che ci restano le 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta, perché sapete che sono 3 quelle che sostituiscono la prima maglia alta. E qui abbiamo finito il giro. Ecco, vi ho fatto vedere il primo ancora, adesso giriamo il lavoro e continuate voi la lavorazione perché ve l'ho già fatta vedere tutta, quindi andate avanti col secondo giro, il terzo, il quarto, il quinto, insomma, e poi di nuovo il primo e così via fino ad arrivare alla vostra lunghezza che volete, che vuol dire dal sottoscella, questo pannello va dal sottoscella fino scendendo fino alla lunghezza dove volete voi. E nel mio caso ho detto che avevo fatto 7 motivi ripetuti, però viene abbastanza lunghetto, dipende se volete un giacchino, un coprispalla, una giacca, un spolverino, quello che volete. Adesso io cosa faccio? Disfo 2 giri, vi faccio vedere, perché qua vi faccio vedere a fare i picciolini sul... Andrete a terminare questo pannello rettangolare con un giro, adesso ve lo faccio vedere bene, vedete, questa è la mia fine del mio pannello, e va terminato dove ci sono i petalini, però andremo ad aggiungere su ogni petalino, vedete, un pippiolino, quindi la lavorazione sarà ugualissima, ma aggiungeremo un pippiolino. Vi faccio vedere, adesso andiamo a disfare questi 2 giri insieme, che sono, ve li ho fatti rivedere, per arrivare nel punto dove vi devo far vedere a fare i pippiolini. È molto semplice, il giro rimane uguale, vi faccio vedere proprio l'ultimo pezzo, che magari anche qui, perché c'è anche qui. Partiamo da qui, anche se faccio solo un pippiolino, vedete qua siamo arrivati all'ultimo, facciamo il pippiolino che io l'ho fatto di 4 catenelle chiuse con la mezza maglia bassa sul petalo, vedete, entro qua nelle maglie chiuse insieme e lo chiudo. Qui c'erano le 5 catenelle, quindi faccio 1 2 3 4 5, vado a fare le mie maglie, vedete, alte chiuse insieme, quindi chiudo a metà la prima, la seconda e la terza, e qui ci faccio il pippiolino, mentre prima vedete che erano lavorati vicini, qua ci faccio il pippiolino, quindi vado a fare 1 2 3 4, lo vado a chiudere alla base della chiusura delle 3 maglie alte chiuse insieme, carico il filo, salto l'arco, salto la maglia bassa, salto l'altro arco e vado a fare le altre maglie chiuse insieme sulle altre maglie, 3 maglie alte, vedete.
poi faccio le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado a lavorare sui i miei fiori col pipiolino sul mio ventaglio, quindi carico il filo, vado nella prima maglia, faccio le mie 3 maglie alte chiuse insieme, è uguale per prima, solo che va aggiunto il pipiolino. Quindi le chiudo insieme, ci faccio le mie 4 catenelle che le chiudo a pipiolino, vedete? Con la mezza maglia bassa, e poi vado avanti con qui c'erano le 3 catenelle, e poi faccio l'altro petalo, salto una maglia di base e faccio l'altro petalo nella prossima, vedete, 2, 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base, col pipiolino, 1, 2, 3, 4 catenelle, ne vado a chiudere con la mezza maglia bassa nella chiusura delle maglie chiuse insieme, le 3 catenelle, via così. Quindi, vedete. Ecco. Una volta che avremo eseguito il nostro pannello rettangolare, andiamo a girare il lavoro. Vedete che qua abbiamo il bordo. Ecco. Qui abbiamo la catenella d'inizio. Cosa vado a fare? Questa è la catenella d'inizio. Adesso andremo a lavorare la lavorazione, saliremo lavorando i motivi nell'altro senso. Quindi avremo una parte che i motivi scendono e una parte che i motivi salgono. Allora, nel mio caso avevamo detto che avevamo 13 motivi, di cui 3 davanti a destra, 3 davanti a sinistra e 7 dietro. Vado a piegare, vedete, una parte, prendo un marcapunti, voi dovete fare in base alla vostra taglia, 2 marcapunti, e vado a contare, vedete, 1, 2, 3 motivi, prendo la mia lavorazione, questo è il terzo motivo, mi sposto verso destra, vedete che qua abbiamo le 3 maglie alte, scusate, mamma mia, le 3 maglie basse, scusate, veramente, e mettiamo un marcapunti qui, in quella centrale, la maglia bassa centrale di queste 3. Ok, poi andiamo nell'altro lato, questo è il nostro pannello, e pieghiamo anche di qua, in questo modo. Prendiamo il nostro marcapunti, ed avevamo detto che erano 3 motivi, della mia taglia naturalmente. Quindi contiamo un motivo, 2 motivi e 3 motivi. Ecco, qui abbiamo, vedete, andando verso sinistra, le 3 maglie basse, mettiamo il marcapunti nella seconda, quella centrale. Ora saliamo con i pannelli. Prima lavoriamo quello dietro, quindi adesso andrò, vedete, in questo senso ho girato dove c'è la parte più grande del dietro, qui c'è la catenella d'inizio e ci agganceremo nel primo marcapunti. Adesso vi faccio vedere solamente fare il primo giro, perché è facilissimo, dovete rispettare praticamente il motivo che si presenta, lavorando alla rovescia. Quindi vedete, qua andrà il mio primo motivo, qui andrà il secondo, e via così. Adesso lo facciamo insieme solo il primo giro, poi si tratta di lavorare esattamente come abbiamo già lavorato la parte dietro, e poi separatamente ci riattaccheremo nello stesso modo e lavoreremo nello stesso modo separatamente le due parti, la parte destra e la parte sinistra del davanti. Un'altra cosa che ve la dico subito: quando arriverete però alla fine, vedete che poi arriverete alla fine, non mi fate i pipiolini, perché là andremo a cucire le spalle. Ecco, sto lavorando sulla parte della schiena, sulla catenella, vedete che si vede bene d'inizio. Questo è il marcapunti che abbiamo alla nostra, guardando il lavoro alla nostra destra. Entro in questa maglia bassa dove ho messo il marcapunti, nella catenella, vedete, entro col mio nodo d'inizio, vedete, faccio una catenella, rientro, aspettate che ho preso tutti e 2 i fili, rientro nella stessa catenella, faccio la maglia bassa e faccio una maglia bassa nella seconda catenella, che comunque equivale alla maglia bassa, vedete.
Poi ricavo un'altra maglia bassa sulla prima catenella qua di questo arco, vedete? Totale di 3, come avevamo all'inizio del nostro lavoro, avevamo le 3 maglie basse. E da qui cominciamo a lavorare in senso contrario. Quindi lavoriamo le 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, carico il filo, salto questo arco, lavoro, vedete, sulle catenelle di queste maglie alte alla rovescia. Quindi lavoro su queste catenelle le 5 maglie alte, una sulla seconda, vedete, la seconda, sulla terza, la terza, sulla quarta, la quarta, semplicissimo veramente, e sulla quinta, la quinta. Ok, ora dobbiamo fare, vedete, le 5 catenelle, quindi seguiamo la lavorazione. Facciamo le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto l'arco e vado, vedete, qua sulle maglie basse, faccio nella prima catenella la maglia bassa, nella seconda catenella che equivale alla maglia bassa, la maglia bassa, e nella terza catenella che equivale alla maglia bassa, la maglia bassa. E avanti così fino alla fine del giro, quindi semplicissimo. Quindi faccio ancora le 5 catenelle, perché vedete qua abbiamo le 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, carico il filo, salto l'arco, vado sulle catenelle che equivalgono alle 5 maglie alte rovesciate e faccio le 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, sto entrando nella catenella, vedete, di inizio lavoro di base, e 5. Vedete, proseguiamo fino alla fine arrivare all'altro marcapunti. Qui ci sono le 5 catenelle, faccio le 5 catenelle e poi dopo salto l'arco, qua ci sono le maglie basse, faccio le maglie basse. Ecco, arrivati, vedete, sono arrivata all'altro marcapunti, faccio le ultime 5 catenelle, 3, 4 e 5. Vedete, salto questo arco, nell'ultima però catenella di questo arco, vedete, qui, andiamo a fare ricavare una maglia bassa e facciamo una maglia bassa nella catenella seguente e la terza maglia bassa dove abbiamo il marcapunti. Ecco. Ora abbiamo ricreato la base per continuare con la lavorazione fino dove, scusate, come abbiamo già lavorato. Quando andremo a fare la parte davanti, rientreremo però in questo marcapunti per fare la prima maglia bassa. Quindi nello stesso marcapunti faremo la prima maglia bassa del primo giro del pezzo davanti e ricaveremo, insomma farete come abbiamo fatto questo giro qua che vi ho fatto vedere. Ora potete proseguire verso la spalla, lavorando il motivo in questo senso. Ho già fatto 2 calcoli e penso che io ripeterò 3 motivi, perché mi danno 20 cm, in più stirando mi arriva anche a 22-23. Però se uno vuole uno scalfo più grande o una taglia molto molto grande, può fare anche 4, dipende dalla vostra taglia. Penso che 3, essendo un kimono, un cardigan, insomma il giro vada un pochettino largo. Vi fermerete, come vi ho detto prima, al giro dei petali senza pippiolino, perché poi andremo a fare l'ultimo giro insieme e sarà un giro diritto, lineare, per cucire la spalla. Ecco, fatto tutto questo lavoro, io adesso salirò con la schiena, salirò con le 2 parti davanti e poi ci vediamo qui per cucire, per finire l'ultimo giro insieme e per cucire le spalle. Ecco ragazze, vedete, io ho già cucito, vedete, una spalla e ho già fatto una manica, in modo che adesso andiamo ad eseguire tutto questo insieme ed io so già come lavorare. Vedete, questa è la manica, guardate quanto è bella, ho ripetuto 7 motivi e ho finito, vedete, questo è il polsino, l'ho rifinita con la stessa lavorazione dei pippiolini come il fondo del nostro
del nostro cardigan. È veramente molto molto bella. Ora andremo insieme a cucire appunto l'altra spalla. Faremo, prima di fare la manica, andremo a fare il bordino tutto intorno qua, vedete, al nostro cardigan, e poi faremo l'inserimento dei motivi in circolare, perché mentre qua abbiamo lavorato in giri di andata e ritorno, sulla manica andremo a lavorare in circolo e vi farò vedere a appunto inserire i motivi. I 3 pannelli che avete eseguito, cioè la schiena e i 2 davanti, vanno terminati con il giro. Vi dovete fermare con il giro, vedete il giro questo qua, che sarebbe il primo giro di un nuovo motivo, perché è lineare e così andiamo a fare una cucitura lineare senza problemi. Ho eseguito dunque per lo scalfo, ed è un buono scalfo perché io l'ho già provato, non sono magrissima, però è abbastanza, è molto comodo. Vedete qua c'era il marcapunti, ho eseguito 1, 2 e 3 motivi. Se a voi questo è troppo stretto, però provatelo bene, perché comunque è un bel giro, perché poi dopo, quando vi vado a spiegare l'inserimento sulla manica, insomma, dovete fare dei conti per aggiustarvi coi motivi. Se invece mantenete lo scalfo come ho eseguito io, con questo cotone, perché serve questo spessore per fare un cardigan che è bello sostenuto, e vi ritrovate appunto con i 3 motivi, non avrete problematiche o difficoltà adesso quando andiamo a inserire i motivi della manica. Bene, proseguiamo. Prima di cucire vi consiglio di andare a stirare tutto appunto il pannello che avete lavorato, perché così riuscirete a cucire meglio, e poi comunque vedrete già la larghezza del vostro capo, perché sapete che vi ho detto che si allarga e si allunga di 5 cm stirandolo. Allora, io adesso, vedete qua, ho già infilato il filo. Quando ho finito l'ultimo giro del davanti, vedete, ho lasciato un po' di filo, perché così evito di fare il nodino. Ho infilato l'ago. Adesso andiamo a accostare. Allora, abbiamo 3 motivi sulla parte davanti, andremo a accostarli esattamente ai 3 motivi del dietro. Vedete qua, questo è il giro manica, 1, 2 e 3, quindi facilissimo. Andremo a cucire esattamente accostando i motivi molto delicatamente. Io lo cucio sul davanti perché ultimamente mi trovo meglio così. Naturalmente devo fare una cucitura che sia né troppo tirata e neanche troppo aperta, una cosa morbida, giusta, che non sia antiestetica. Ecco, vedete qua sono questo è il davanti dritto sul dritto, questo dietro sul dritto, la schiena. Quindi vado, vedete qua c'ho il mio filo, vado a collegarmi con questa maglia alta che corrisponde alla stessa posizione e comincio a cucire accostando tutte le maglie, vedete, in corrispondenza. Qui andrò a fare due volte, così lo fermo bene, prendo la maglia esterna, vedete, così, e vado a fare la mia cucitura. Quindi vado ad accostare le maglie esterne, vedete, in modo molto morbido. Beh, la prima magari la fermo meglio, e lo vado quindi a cucire fino alla fine, fino ad arrivare qua sull'ultimo motivo. Quando siamo qua sull'ultimo motivo, che abbiamo la catenella che corrispondeva alle prime 3 catenelle, è una maglia alta, e le altre corrispondono appunto al giro. Quindi andremo a cucire 1, 2, 3 sulla quarta catenella, fino sulla quarta catenella, e anche da questa parte, perché naturalmente stiamo accostando le parti, e poi fermeremo il filo. Una volta che abbiamo cucito la spalla, andremo a fare un bordino intorno. Vedete, qui siamo sull'apertura davanti di destra, vedete che qua è già finito con i pipiolini. Poi alla fine, una volta finito tutto, io andrò a ristirare tutte le lavorazioni, che sia il corpo e anche le maniche, in modo di evidenziare bene la lavorazione, che è molto bella. Vedete che qua abbiamo la cappa del davanti,
che termina esattamente, vedete, in questo punto. Quindi in questo punto sarà che entriamo col nostro filo, il nodo d'inizio, insomma l'aggancio del filo, per fare la lavorazione tutto intorno, che termina, gira dietro la nuca e termina dalla parte opposta, esattamente come qua, nella stessa posizione. Quindi partiamo con il nodo d'inizio. Adesso io proverò a fare, la facciamo insieme, vediamo, vedete, adesso esco, vediamo cosa possiamo fare. Io adesso faccio una catenella, avrei intenzione di fare una piccola rifinitura perché comunque il cardigan è già molto lavorato, quindi di fare una finitura solamente di sostegno. Adesso vediamo insieme come possiamo fare. La mia idea sarebbe di passare solamente con delle mezze maglie basse, vedete, chiuderle e rinforzare, praticamente solamente di rinforzare i lati, insomma le aperture del cardigan. Ecco, vedete qua ho fatto già 3 punti, quindi adesso siamo sull'arco, vedete. Io adesso provo, c'è da fare delle prove, di fare una catenella, perché comunque si va a formare una catenella di rinforzo, in modo che questa catenella, se io entro nei punti, non sia una catenella che faccia difetto, cioè che sia troppo larga, che faccia le onde, ma nemmeno che sia troppo stretta che tiri. Poi indossato sta malissimo, quindi adesso io vado a fare un pezzettino, voi dovete un po' regolarvi in base alle vostre mani, poi ogni tanto mi fermo e vedo appunto se la lavorazione, vedete che adesso va bene, una volta che la vado a stirare non mi faccia difetto. Quindi proseguirò passando nelle maglie in questo modo solamente per rinforzare la chiusura, le due parti, e anche naturalmente il dietro, quel pezzettino dietro che è rimasto, che equivale a un motivo dietro alla nuca. Vedete, provo a entrare, se poi tira mi allungo un pochino. Adesso vedete per esempio qui non va bene, qui è stato fatto troppo lontano, lo sciolgo e mi avvicino. E io direi che questa è la rifinitura che più insomma elegante per questo tipo di cardigan, che è molto molto lavorato. Fare dei pipiolini anche qua mi sembrava eccessivo. Ecco, adesso vi faccio vedere la cosa, vedete che io ho provato, non va bene perché qui fa difetto, vedete che fa difetto, si piega, quindi vado a rifarlo. Non c'è una regola qui, dovete un po' fare voi, perché è una questione anche di mano, quindi ne vado a fare una e due qui e poi proseguo e vediamo se si mette a posto. Purtroppo le finiture dei cardigan fatte in questo modo sono tutte delle finiture che devono essere un po' aggiustate, perché stiamo lavorando non su una catenella d'inizio, ma stiamo lavorando in modo orizzontale e quindi non abbiamo i punti ben definiti. Ecco, adesso qui ho fatto un aumento e vedete che il difetto non lo fa più. Vedete? Quindi proseguite con la lavorazione fino alla parte opposta, che equivale proprio all'ultimo punto, che equivale alla fine di questo ventaglio. Poi ci ritroviamo qua e cominciamo a fare la manica. Allora, per iniziare la manica inizieremo dalla cucitura. Qui c'è una cucitura, andiamo dalla parte, vedete, di sinistra della cucitura, in questo forellino entriamo con l'uncinetto. Allora, dobbiamo andare a inserire 90 maglie basse su questo giro, che vi dico che è un giro di 3 motivi. Ho ripetuto 3 motivi davanti e 3 motivi dietro. È un giro che secondo me, essendo anche una spalla cadente, può andare bene anche in taglie grandi. Eventualmente dovete un po' gestire voi. Io andrò a inserire adesso 5 motivi traforati sul mio giro manica. Come ho fatto a capire che secondo me 5 andavano bene? Sono andata a misurare la parte davanti, la mezza parte davanti, vedete? Qui c'è il centro davanti, e avendo 3 motivi sono riuscita a capire
che 6 per una manica erano troppi e 4 erano pochi, e quindi 5, misurando appunto 5, mi dava un numero giusto. Quindi anche voi dovete un po', se non avete lo stesso giro, dovete un po' regolarvi. Allora, 5 motivi per 18. Lavorando in tondo non c'è da mettere il più 3 che abbiamo fatto all'inizio del cardigan, quindi c'è da fare 18, che è il multiplo del motivo, per 5, mi dà 90. Quindi io adesso vi faccio vedere a distribuire, voi fate come me, a distribuire le 90 maglie su questo giro manica. Quindi, come vi ho detto, ho messo l'uncinetto inserito nella parte di sinistra della cucitura. Ora esco col mio nodo d'inizio, vedete, quindi la cucitura della spalla, faccio una catenella e faccio allo stesso punto di base una maglia bassa. Qui abbiamo un arco più piccolo e un arco più grande. Infatti, se vi ricordate, uno era formato da maglia alta tripla e uno era formato da una maglia alta. Quindi nell'arco della maglia alta andiamo a fare all'interno 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4. Qui abbiamo queste maglie chiuse insieme e entriamo e facciamo una maglia bassa. Siamo nell'arco quello grosso, quello che era chiuso con la maglia alta tripla. In questo arco andiamo a fare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, andiamo il filo, e 6. Qui abbiamo di nuovo delle maglie, ci sono 3 giri, quindi andiamo a fare una maglia bassa per ogni giro. Quindi dove vi ritrovate queste maglie basse, andiamo a fare 3 maglie basse lateralmente, 2, vedete, e 3. Ecco. Di nuovo l'arco più piccolo, andiamo a fare 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4. Siamo sulle maglie chiuse insieme, andiamo a fare una maglia bassa. L'arco grosso della maglia alta tripla, 6 maglie basse all'interno, 2, 3, 4, 5 e 6. Stiamo già naturalmente ripetendo, però lo faccio vedere lo stesso. Siamo sui 3 giri di maglie basse, vado a fare una maglia bassa sulla prima giro, seconda maglia bassa sul secondo giro, vedete? Comunque è questo gruppetto qui, ecco, e un'altra maglia bassa. In effetti vedete sono 4 giri, 2, 3, 4, però vanno fatte 3 maglie basse su questo, diciamo, nucleo. Di nuovo siamo sull'arco più piccolo, entriamo all'interno e facciamo 4 maglie basse, 2, 3, 4, una maglia bassa, vedete, sulle maglie alte chiuse insieme. Vediamo un po' il lavoro, siamo vicino, vedete, allo scalfo. Siamo nell'arco grande, quindi entriamo e facciamo 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Siamo vicino allo scalfo, nel nucleo, quel nucleo che abbiamo detto di maglie basse, e quindi qua vanno fatte le 3 maglie basse come abbiamo già fatto, quindi 1, 2 e 3. Arrivati nel punto del marcapunti, che è esattamente quel foro dove c'è lo scalfo, vedete, andiamo a fare in questo forellino 4 maglie basse, quindi 1, 2, 3 e 4. A questo punto possiamo togliere il marcapunti e proseguiamo fino alla cucitura della spalla nello stesso modo. Quindi qui abbiamo il blocchetto di maglie basse, andiamo a fare su questo blocchetto 3 maglie basse, 2 e 3,
Qui abbiamo, adesso torniamo indietro, ci troviamo le maglie nell'altro senso, quindi qui prima viene l'arco grande, quindi 6 maglie basse nell'arco grande, 2, 3, 4, lo finiamo, il giro, 5 e 6. Nelle maglie chiuse insieme, qui vedete abbiamo le maglie chiuse insieme, andiamo a fare una maglia bassa. Nell'arco più piccolo 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4. Siamo nel gruppetto delle maglie basse, vedete? Quindi 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Siamo nell'arco più grande, le 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siamo sul gruppetto, sulle maglie chiuse insieme, quindi vado a fare la maglia bassa. Siamo scusate, nell'arco più piccolo, facciamo le 4 maglie basse all'interno dell'arco più piccolo, 2, 3 e 4. Siamo sul gruppetto di maglie basse, quindi 3 maglie basse sul gruppetto di maglie basse, 1, 2 e 3. Siamo quasi arrivati, no, perché una volta che inserite bene queste maglie poi è facilissimo da continuare, siamo già vicine alla cucitura. Siamo nell'arco grande, quindi 6 maglie basse, 2, 3, 4, 5 e 6. Siamo sulle maglie alte chiuse insieme, una maglia bassa, siamo nell'arco piccolo, l'ultimo, e facciamo le 4 maglie basse nell'arco piccolo, 1, 2, 3 e 4. Finiamo il nostro giro facendo una maglia bassa a destra della cucitura. Eravamo partiti su una maglia bassa qui a sinistra della cucitura e l'ultima maglia la facciamo a destra della cucitura. Maglia bassa, chiudiamo con una mezza maglia bassa il nostro giro. Dovremmo avere 90 maglie basse su cui si svilupperanno i nostri 5 motivi di 18 maglie l'uno. Ora partiamo col nostro motivo traforato lavorando in tondo. Primo giro mi alzo con una catenella, rientro nella stessa maglia di base e faccio una maglia bassa. Seconda maglia bassa nella maglia seguente. 5 catenelle di separazione, 3, 4, 5. Salto 5 maglie di base e carico il filo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta vado a fare una maglia alta. Carico il filo, maglia alta nella maglia seguente. Carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente. Ormai a questo punto l'abbiamo penso imparato. Carico il filo, maglia alta nella maglia seguente. Sono 4, manca l'ultima, carico il filo, maglia alta nella maglia seguente. 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4, 5. Salto 5 maglie di base, 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta vado a fare una maglia bassa nella maglia seguente, terza maglia bassa nella maglia seguente, e da qui ripetiamo come abbiamo già lavorato, quindi le 5 catenelle, salto 5 maglie di base, 5 maglie alte, fino alla fine del giro della manica. Sono alla fine, vedete, del primo giro della manica. Fate le ultime maglie alte, faccio le 5 catenelle, 3, 4, 5, salto le 5 maglie di base. Qui avevamo 2 maglie di inizio di giro, 2 maglie basse, mi manca una, la vado a fare, vedete, nell'ultima maglia vicino a queste già lavorate, vado a chiudere il giro con la mezza maglia bassa. Secondo giro del motivo, mi alzo con una catenella, rientro nella stessa maglia di base e faccio una maglia bassa. 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4.
Allora, il motivo da lavorare è sempre uguale, però vi faccio vedere le chiusure e le partenze dei giri, perché prima abbiamo lavorato in giri di andata e ritorno, era diverso che lavorando in tondo. Carico il filo, salto, vedete l'arco grande, vado sulle maglie alte e proseguo con la mia lavorazione del mio solito giro, quindi maglia alta sulla prima maglia alta sulla seconda maglia alta, terza maglia alta sulla terza maglia alta, 5 catenelle di separazione, 3, 4, 5, carico il filo, entro nella stessa maglia dell'ultima lavorata, la terza, faccio una maglia alta sulla quarta del gruppo, carico il filo, maglia alta sulla quinta e così via, faccio il giro come abbiamo già lavorato, proseguiamo fino alla fine del giro. Siamo alla fine del secondo giro del motivo lavorato in tondo, faccio le 4 catenelle e mi vado a chiudere con la mezza maglia bassa, vedete qua, sulla maglia bassa di inizio giro. Ecco qua. Terzo giro del motivo. Mi alzo con una catenella, rientro nella stessa maglia di base e faccio una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Salto l'arco, carico il filo e vado a lavorare il mio solito motivo, quindi sulla prima maglia alta vado a fare una maglia alta, sulla seconda vado a fare una maglia alta, sulla terza maglia alta vado a fare una maglia alta, ok? 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, il solito giro del motivo, carico il filo, entro nell'arco grande e vado a fare le 7 maglie alte, 2, vedete 3, tutte nello stesso arco, 4, 5, 6 e 7. 3 catenelle di separazione, vado a fare le 3 maglie alte qui sulle 3 maglie alte e così via fino alla fine del giro, lavorando lo stesso motivo che abbiamo lavorato su tutto il corpo del nostro bellissimo cardigan. Quindi ci ritroviamo poi per chiudere questo terzo giro in tondo. Siamo alla fine del giro, facciamo le ultime 3 catenelle, andiamo a chiuderci con la mezza maglia bassa, vedete, qui nella maglia bassa di inizio giro. A questo punto, quando siamo a questo punto del motivo, tutte le volte che lo andiamo a ripetere, ci dobbiamo spostare con delle mezze maglie basse sulle prime 3 maglie alte del giro, perché dobbiamo iniziare da lì il giro. Quindi vedete, mi sposto delle mezze maglie basse e vado sulla prima maglia alta. Okay. Sempre a questo punto lo dobbiamo fare lavorando il motivo in tondo. Mi alzo, quindi inizio il giro, mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono una maglia alta chiusa a metà, carico il filo, entro nella maglia seguente, praticamente faccio il mio solito motivo, vedete? Faccio le 3 maglie alte chiuse insieme, ok? Da qui le 5 catenelle e vado a lavorare sul ventaglietto i miei petali soliti. Adesso vi faccio vedere su un pezzettino perché poi è sempre lo stesso motivo, la stessa lavorazione. Carico il filo, entro nella prima maglia alta e faccio il mio petalo di 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base. Vedete? Faccio le 3 catenelle, salto una maglia di base, vado nella terza del ventaglio e rifaccio la lavorazione. Vado avanti così come abbiamo sempre lavorato fino alla fine di questo giro e vi faccio vedere a chiudere anche questo giro. Sono alla fine, vedete, del giro dell'ultimo giro del motivo. Ho chiuso insieme l'ultimo gruppetto di 3 maglie alte. Da qui, vedete, vado direttamente nelle maglie alte chiuse insieme di inizio giro. Entro in questo modo nelle maglie chiuse insieme e chiudo con la mezza maglia bassa. Da qui partiamo con 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta più 5 catenelle di separazione, in totale 8. Cosa faccio? Da qui salto l'arco grande, vado nel primo piccolo tra un petalo e l'altro e faccio
la maglia bassa, le 2 catenelle di separazione, insomma è il solito giro, vedete, maglia bassa nell'arco successivo, 2 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco successivo, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, maglia alta, vedete, carico il filo, salto l'arco grande, vado qui in mezzo ai 2 gruppetti di maglie alte, in questo chiusi insieme in questo foro grande, e faccio la maglia alta. E proseguite il giro come abbiamo già lavorato, vi faccio vedere poi a chiuderlo. Siamo alla fine del giro, ho lavorato le ultime 5 catenelle, salto l'arco grande, vedete qua che avevamo iniziato con 8 catenelle, vado a chiudermi nella terza con una mezza maglia bassa. A questo punto siamo arrivati alla fase di ripetizione, praticamente ripartiremo con il primo giro che vi ho fatto vedere, quindi ve l'ho già fatto vedere, ve lo faccio vedere appena all'inizio. Infatti a quel punto qua ci alziamo con una catenella, rientriamo nello stesso punto di base, facciamo una maglia alta, scusate, una maglia bassa, e una maglia bassa la andiamo a fare nella catenella subito dopo, in questo punto, e poi inizieremo la lavorazione con le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, carico il filo, salto questo arco grande, vado in quelli piccoli, faccio 2 maglie alte nel primo arco piccolo, una maglia alta la vado a fare sulla maglia bassa, vedete, e 2 maglie alte le vado a fare nell'altro arco. È insomma il giro che abbiamo fatto fino adesso. Poi per la chiusura di questo giro ve l'ho già fatto vedere qua, nel primo che vi ho fatto vedere della manica, andremo a lavorare una maglia bassa qui, vedete, nella catenella vicino alla maglia, a questa maglia alta, e chiuderemo il giro con la mezza maglia bassa e proseguiremo con il lavoro che vi ho già fatto vedere. Per la mia manica io ho ripetuto 7 motivi, però io ho il braccio un po' lungo in più, questo è un cardigan con la spalla bassa, quindi vi consiglio di provarlo e di vedere quanti motivi vi servono per la vostra lunghezza giusta, ideale. L'importante è che poi vi andrete a fermare su questo giro, quello dei ventaglietti, e andrete a finire la manica. Faccio vedere come abbiamo finito il fondo, vedete, con l'ultimo giro lavorate appunto il giro dei petalini con su il pipiolino. Bene, allora io per fare questa taglia, che è anche una taglia abbondante, può vestire tranquillamente fino a 50, secondo me anche 52, userò sicuramente alla fine di questo lavoro, ho già calcolato, userò 600 grammi, ma è un cardigan comunque importante. È lungo, potete farlo anche più corto, perché io l'ho voluto fare così, perché lo userò anche sopra a un costume come appunto copricostume. Ma però si può fare anche più lungo, tipo soprabito, si può fare anche molto più corto, tipo proprio coprispalla ballerino, si può fare quello che si vuole. Però per la mia lavorazione, per il mio capo, che è un capo di vestibilità, diciamo, comoda, userò 600 grammi di filato. Il filato vi metterò il link nel box informazioni, perché è il filato ideale, di altissima qualità, mercerizzato, lavabile anche in lavatrice, e che mi dà il giusto sostegno per fare un capo spalla, diciamo. E quindi vi metterò anche tutto nel box informazioni, anche per sviluppare altre taglie, il numero di catenelle e di motivi e così via. Quindi entrate nel box informazioni e cliccando sul link del filato o sul link del sito online, che vi metterò anche il link del sito, andrete direttamente senza faticare al prodotto. Io credo di avervi detto tutto, spero che questo progetto vi sia piaciuto, io ci tengo molto perché secondo me dal vero è veramente molto molto bello, una lavorazione molto elegante, insomma, importante, ma di esecuzione facile. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo tutorial. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella su tutte, e quando io farò un lavoro nuovo vi arriverà l'avviso, e sicuramente io sono molto felice se mi aiuterete a proseguire nel mio percorso di crescita. Ciao, grazie ragazzi, alla prossima.